Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Anche quest'oggi proseguiamo ancora con i tutorial di montaggio relativi al fascicolo numero 3. In particolare faremo il kit numero 8. Bene, prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale per chi non l'avesse ancora fatto. L'iscrizione è assolutamente gratuita. Attivate la campanella in maniera tale da venire avvisati quando esce un nuovo video. Iscrivetevi anche al canale YouTube di Extra Trek. Extra Trek, vi ricordo che è un sito web specializzato nel mondo della fantascienza, particolarmente dedicato a Star Trek, ma ci trovate tutto. È un sito veramente ben curato e altrettanto lo è il canale YouTube, nel quale tra l'altro vengono fatte anche delle live relative a vari argomenti di grande interesse, specialmente dedicate a Star Trek ovviamente, e dove qualche volta ci sono stato anche io ospite, dove ci possiamo vedere anche là. Mi raccomando, non mi deludete, Le iscrizioni sono assolutamente gratuite, ok? Bene, andiamo a cominciare allora con questo kit numero 8. Attivare! Amici, procediamo con l'assemblaggio delle parti fornite con lo stage 8. Eccolo qua. Come potete vedere abbiamo il secondo banco phaser da inserire nel collo della nave. Abbiamo la sua copertura, abbiamo le molle e abbiamo un'altra parte del telaio che andremo ad affiancare a quella già in nostro possesso. Bene, quindi procediamo con il piccolo unboxing. Ecco qua. E liberiamo le plastiche dall'involucro, le plastiche o il metallo, insomma i pezzi che abbiamo. Ecco qua. Verificate sempre che nella busta non rimanga nulla. Abbiamo due confezioni di viti, una confezione con le molle, copertura del banco phaser e ovviamente il pezzo del telaio. Ok, allora per prima cosa andremo ad installare il banco phaser. Quindi recuperiamo la dorsale in plastica del collo dell'astronave che abbiamo montato in precedenza e andremo ad applicare il secondo banco phaser qui. Vi ricordo che il banco phaser è orientato perché ha una propria curva, quindi lo possiamo inserire solo in un modo, nell'altro non entra, ok? Quindi guardate bene com'è curvato e lo andate a posizionare sopra. Ci deve cascare dentro bene, proprio senza forzare, ok? Andiamo ad inserire le due piccole molle qui sui perni e poi procederemo a chiuderlo con la copertura. Ok, allora chiaramente prendiamo le molle, anche in questo caso ne abbiamo solo due, quindi attenzione a non perderle. Sì, è vero che magari le potremo sostituire con altri tipi di molle, ma comunque diventa anche quella un po' una noia, no? Perché dobbiamo andarle a cercare, eccetera. Quindi posizioniamone una alla volta sopra i perni, in questo modo. Operazione abbastanza semplice, non vi servono nemmeno le pinzette, si fa proprio veramente molto facilmente. Poi andiamo a prendere il pezzo di plastica. Anche in questo caso c'è una parte che è più rialzata
con una letta che ha un rialzo leggero. Questa, seguendo lo schema, in questo modo qua. Quindi andremo a posizionare il pezzo sopra e poi con un pochino di pazienza lo facciamo combaciare in maniera tale che questi piccoli perni escano, dove sono messe poi le viti, le molle sotto, escano fuori, vedete? Ora, tenendo con la mano, posizionando un dito in questo modo, procederemo ad avvitare qui e qui, usando chiaramente le viti AP, quindi quelle per la plastica. Vi ricordo che queste, essendo per la plastica, non vanno lubrificate, le potete utilizzare così come sono, fermo restando il fatto però di prestare attenzione a non stringerle troppo, perché altrimenti potreste causare la rottura del supporto di plastica. Bene, quindi prendiamone una. Ragazzi, vi ricordo che se avete problemi a tenere le vite sul cacciavite è sufficiente che vi procuriate uno di questi. Questo è un magnetizzatore per cacciaviti, costa sui 3-4 euro, 5 euro al massimo, e è sufficiente passare la punta del cacciavite qui dentro per magnetizzarla, ok? È un accessorietto che per fare questo tipo di montaggi risulta molto utile. Allora, procediamo. Anche per la plastica vi ricordo ogni tanto di fare comunque un giretto indietro per portare fuori i detriti di lavorazione, perché vi ricordo che su queste parti stiamo creando noi la filettatura, non ci viene fornito il pezzo già filettato, senza stringere a morte ovviamente. Una volta posizionata la prima, andiamo a posizionare la seconda vite. Chiaramente il pezzo già si regge da solo, però comunque voi tenetelo poi col dito a spianare mentre avvitate, in maniera da evitare possibili giochi. Ecco qua, in questo modo. Anche in questo caso, premendo sul banco phaser, otterremo un movimento come se fosse un interruttore. Vi ripeto, ancora non so il motivo, forse servirà per attivare qualche funzione dei LED, non lo so, lo vedremo più avanti. Vorrei farvi notare il livello di dettaglio dei pezzi, no? Se voi guardate all'ingresso qui degli hangar navette, addirittura riusciamo a leggere il numero 2 e 3 con delle decals già applicate, quindi parliamo comunque di un livello di dettaglio abbastanza buono, abbastanza elevato. Bene, una volta completata questa fase possiamo mettere da parte momentaneamente, perché per il momento non ci serve, questo pezzo qua. Andiamo a recuperare il precedente pezzo del telaio, quello su cui abbiamo montato tutti questi distanziali, ok? E ce lo posizioniamo girato in questo modo, ovvero, quindi fate sempre attenzione a dove è la letta. In questo caso possiamo lavorare già dal lato da dove possiamo mettere le viti, ok? Quindi deve poggiare su questi qua in pratica, vedete? E prendiamo il nuovo pezzo che ci è stato fornito. In questo caso ce lo prepariamo perché andrà assemblato in questo punto qui, così. Chiaramente dovrà combaciare con i supporti che abbiamo montato in precedenza. Dovrete fare attenzione che a fine serraggio delle viti ci sia un livellamento tra le varie parti, tra il primo e il secondo pezzo di telaio. Se ci sono dei gradini non va bene, perché poi ci saranno anche sullo scafo esterno, quindi attenzione a quando avvitate a fare in modo che questo avvenga. Ovviamente non forzate,
se c'è necessario rifate la filettatura sempre lubrificando una vite e cercate di andare più in profondità, ma sempre con la massima attenzione, perché il rischio che si rompa la vite quando le avvitate sul metallo esiste sempre. Allora, in questo caso procediamo, come vi ho già detto sempre in precedenza, a fare la filettatura su questi pezzi qua prima di assemblare il pezzo, in maniera da essere facilitati. Quindi spostiamo momentaneamente questo, andiamo a prendere le viti BM che utilizzeremo in questa fase, ne prepariamo 4, e le andremo ovviamente a lubrificare. Poi, mettendoci comodi, inizieremo a fare le filettature su tutte e 4 i fori. Ovviamente utilizzate per ogni foro una vite diversa, che utilizzerete poi anche per l'assemblaggio nello stesso punto in cui l'avete usata per fare la filettatura. Mi raccomando, fate sempre un giretto indietro per portare fuori il materiale scavato. Se sentite particolare forza quando avvitate, vuol dire che state andando storti, quindi non forzate, ma tornate piuttosto indietro e cercate di tenere la vite più dritta. Ok, quando sentite che siete arrivati in pratica a fine corsa, senza forzare mai, tornate indietro e sfilate completamente la vite e procedete con la vite successiva, quindi andrete con un'altra vite a fare qui, poi qui e poi qui. Bene, appena avete completato di fare le filettature possiamo procedere ad assemblare il pezzo. Ovviamente fate sempre caso alla superficie, no? Quella che va verso l'alto è quella chiaramente più liscia, che non presenta parti sporgenti, perché ci andranno poi chiaramente i pannelli sopra. Quella invece dove vedete che i perni risultano più alti è la parte che andrà sotto. Altra verifica che potete fare è che dovrete avere dal lato opposto un'altra asola, come avete da questa parte, vedete? Sul nuovo pannello l'avrete da questo lato. Quindi andate a posizionare il pezzo, cercate chiaramente a occhio di metterlo nel miglior modo possibile e poi procedete a inserire le viti nei slot predisposti, quindi qui, qui e qui e qui. Prendiamo la vite, gli do un ulteriore bagno nell'olio in maniera tale da agevolare l'avvitatura, anche se comunque c'è la filettatura fatta, ma male non gli fa, e lo andiamo a inserire dentro, procedendo delicatamente a stringere la vite senza esagerare. Non stringete completamente, mettetela parzialmente e poi procedete a mettere le altre. Poi quando abbiamo messo tutte e 4 andremo a stringere bene tutte e 4 le viti in sequenza. Quindi prendiamo anche l'altra. Perché dobbiamo fare così? Perché in questo modo otterremo un livellamento migliore delle parti, no? In quanto non ci sarà una vite più stretta dell'altra che tira da una parte. Potrebbe anche andare bene stringerle subito tutte, però dipende sempre poi dalla fortuna. Invece
facendo così sarei più sicuri che le cose andranno sicuramente bene. Allora, una volta diciamo avvitate le parti, andate a controllare di essere arrivati chiaramente a fine corsa, possibilmente stringendo a croce, quindi se stringete prima questa e poi andate a stringere questa da quest'altra parte, ok, poi fate su quest'altra e poi risalite a quella qui in alto esterna. L'ordine con cui lo fate non è importante, l'importante è stringere a croce in questo modo. In questo modo si ottiene sempre un tiraggio ottimale, ok? Infatti adesso se guardate, non so se sulla telecamera si vede bene, ma noterete che l'accoppiamento delle parti è perfetto. Vedete qui il punto di giuntura? Sono perfettamente allineati. Qui chiaramente un po' di meno perché c'è una parte più lunga che tende a non avere ancora qui un supporto che regge le due parti, ma comunque anche questo è allineato, ragazzi. Ci sarà un po' di spazio tra i due pannelli, come vedete, è del tutto normale, fa parte dell'assemblaggio che sia così. Qui come notate ci sono dei fori all'interno, probabilmente sarà per far passare tutti i vari cavi dei LED, che come abbiamo visto ne avremo molti. Ok, poi vi ricordo che quando metteremo sopra i pannelli, se ci sarà bisogno di livellare ancora, agiremo sulle viti per ottenere un livellamento migliore. Bene, anche per lo stage 8 è tutto. Vi do appuntamento alla prossima fase, quella dello stage 9, dove metteremo mano ancora una volta al collo esterno dell'astronave. Per il momento è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale e un grazie sentito a tutti quanti per esservi iscritti. Ci vediamo al prossimo video, ciao 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 ciao!